Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale con un nuovissimo video. Oggi in questo video andrò direttamente, non farò tanti giri di parole, andremo direttamente a preparare, perché mi è stato chiesto di fare questa ricetta da Teresa e io vorrei replicarla come vi avevo anche promesso nel video. Quando vi ho fatto vedere le friselle vi ho detto: se vi interessano o il pane o le friselle, io ve le posso replicare in toto, quindi dall'inizio alla fine. Quindi oggi andremo a fare le friselle. Allora, intanto io ora giro la telecamera perché ho già preparato tutto sul tavolo, c'è anche la mia agenda con tutti gli ingredienti, così andiamo a vedere insieme che cosa serve. Eccoci qua. Allora, qui c'è la mia agenda dove c'è scritto friselle. Ora io vi darò gli ingredienti e vi farò sostituire. Io ho messo 35 grammi di lievito in polvere madre. Io andrò a sostituirlo con il lievito, questo qui, e ce ne vogliono 15 grammi. Potete decidere di fare o 15 di quello fresco o 35 di quello in polvere. Allora, io uso, vedete, questo tipo di farina, ma ne uso veramente pochissima, ce ne vogliono 50 grammi. Come vi dicevo l'altra volta, questa è una farina che io trovo a Matera, infatti quando i miei amici vanno in Puglia e vanno a Matera, io chiedo sempre di farmi portare questa farina, altrimenti, come dicevo l'altra volta, la trovate tranquillamente su Amazon, oppure potete anche evitare di usare la farina di grano arso e andare a sostituire la farina, che sono 50 grammi di farina di grano arso, o tutta di farina 00, perché noi abbiamo 500 grammi di farina 00 e 50 grammi di farina di grano arso. Io glielo metto per dargli un po' di sapore, però se voi volete, cioè non avete la farina di grano arso, potete sostituire questi 50 grammi o con la semola o con la farina integrale, oppure direttamente andate a mettere 550 grammi di farina 00. Quello potete tranquillamente fare un po' come desiderate, cioè se non avete la farina di grano arso, potete comunque andare a sostituire con altri tipi di farina. Poi abbiamo il sale, sono 10 grammi di sale, abbiamo detto il lievito 15 grammi, 50 grammi di olio, e qui io ho messo 260 grammi di acqua tiepida. Ora, detto questo, che sono degli ingredienti semplicissimi, cioè abbiamo farina, olio, sale, acqua e lievito. Ora abbiamo una bella ciotolina, quindi vi procurate una bella ciotolina e un qualcosa per mescolare. Io andrò ad usare questo, così vi faccio vedere anche come veramente è utile, perché sembra un aggeggio che non serve a niente, ma oggi vi farò vedere come ci aiuterà veramente a lavorare questo aggeggio. Spero che non mi si rovini presto, perché non è legno, è plastica. L'avevo preso da Temu e mi sto trovando molto molto bene. Comunque, eccoci pronti. Allora andiamo. Prima io faccio sempre in questo modo: vado prima a mettere i liquidi, cioè vado prima a mettere l'acqua. In quest'acqua vado a sciogliere il mio lievito. Ok, sciolto il lievito, aggiungiamo l'olio. Allora io vado sempre a mischiare prima i liquidi e poi vado ad aggiungere le farine. Ora aggiungiamo entrambe le farine, una e due, e andiamo a mescolare.
questo punto aggiungiamo anche il sale, mescoliamo. Fatto questo, ora si va a mescolare con le mani. Allora io uso una ciotola capiente, però voi potete mettere anche tranquillamente l'impasto su un tavoliere, insomma. Facciamo spazio e andiamo a lavorare senza farina. Vedrete che non c'è bisogno di usare altra farina. Andiamo a lavorare l'impasto in questo modo. Bisogna lavorarlo per un po', perché se vedete bisogna fare in modo che la farina di grano arso vada a finire dappertutto. Con questi ingredienti vedrete che l'impasto non si attacca assolutamente né alle mani né alla ciotola, se fate gli ingredienti giusti. Allora, a questo punto formiamo una palla e la mettiamo all'interno del contenitore, la copriamo con la pellicola e la lasciamo crescere fino al raddoppio. Solitamente va da un'ora a un'ora e mezzo, dipende dal calore che c'è in casa. Ovviamente d'estate crescerà più in fretta, d'inverno invece ci vorrà un pochino, comunque deve raddoppiare. Allora, io oggi sono andata a fare tutto manualmente per farvi vedere i passaggi con calma, però nulla toglie che potete metterli o nel bimbi o nella planetaria. Potete fare un po' come volete, per evitare di stare lì a fare, insomma, fatica. Ora copro con la pellicola, metto in forno e ci vediamo al raddoppio, quindi tra un'ora, un'ora e mezza. Eccoci qui, è passata un'ora, guardate, l'impasto si è raddoppiato. Ora raccogliamo tutto e mettiamo sulla spianatoia. A questo punto andiamo a, diciamo, creare un tarallone gigante, cioè un tarallone, un rotolone, così, in questo modo, e poi andiamo a tagliare dei pezzi. Qui dobbiamo decidere se vogliamo delle friselle grandi o piccole, di quale dimensione, perché in base alle dimensioni che noi decidiamo di andarle a fare, allora bisogna fare il rotolino. Io solitamente prima le facevo così piccole, mi piacevano di più, almeno uno mangiava la porzione che voleva, però nulla toglie che si possono fare anche più grandi, quindi decidete un po' voi la grandezza. Tanto iniziate a fare il rotolino così, poi siccome questo noi lo rimetteremo a lievitare, quindi diventerà più alto e più spesso, perché lo dovremo far lievitare un'altra ora. Quindi decidete insomma voi un po' come preferite, diciamo di larghezza più che di spessore, perché tanto ora mettendoli di nuovo a lievitare questi si allargheranno, quindi li potete fare così, li potete fare anche più grossi. Io le faccio più o meno questa grandezza, così
però nulla toglie che voi li potete fare proprio grandi, no? E facendoli grandi dipende insomma da questo impasto. Se le fate grandi, che ve ne volete mangiare una grande, allora dovete tagliare un bel pezzo, tipo un pezzo così, e poi fare il rotolino. Io più o meno faccio questa misura o anche leggermente più grande, però mi regolo così. Non dovete mettere nessun tipo di farina sotto perché l'impasto si lavora abbastanza bene. Cerco di farli più o meno tutti la stessa grandezza, ma io li faccio così perché noi li mangiamo come anche aperitivo, no? Quando vengono gli ospiti, li mettiamo fuori, li mangiamo come aperitivo. Vedete più o meno. Fate il rotolino in questo modo e poi andate ad unire così e schiacciate un pochino, vedete? Proprio come quando fate i taralli. Questi raddoppieranno e quindi noi avremo il doppio, quindi se ne vengono 20, vedete, fate così e così in modo tale che si sigillano meglio. Questi qui, se ne vengono 10, alla fine fate conto che ne avrete il doppio, ok? Ora questa allarghiamola così mi vengono un po' tutti uguali. Vedete? L'altra volta le ho fatte un po' più grandi perché li mangiavamo per cena. Ora le faccio un po' più piccole per gli aperitivi. Allora, fatto questo, prendo delle teglie, io vi consiglio di farlo subito, così dopo li dovete solo infornare. Prendo delle teglie con carta forno, non gli metto assolutamente farina e nulla e vado a disporre all'interno le nostre friselle. L'importante è che mantengano un po' di distanza, poi li potete mettere anche non necessariamente in fila, un po' sparse qua e là per fare in modo che ce ne stia qualcuno in più. Io di solito ne preparo 2 di teglie, quindi 1 e 2. Poi se vedete che c'è abbastanza spazio, allargatele, quindi potete metterle così e allargate. E poi queste cresceranno, quindi avete bisogno di spazio. Quindi cercate di metterle un po' distanti fra loro. Quindi, allora contiamo 3, 6, 9, 11, 12, 15, 18, 21, 24. 24 friselle di questa dimensione che raddoppiando ne verranno fuori ovviamente 48. Se voi volete farle anche più larghe, cioè più grosse, nulla toglie che piuttosto che fare come ho fatto io, le potete fare anche di dimensione più grande. Ora io le copro con i canovacci e li lascio qui per un'altra ora. Copriamo. E copriamo. Ci vediamo tra un'ora. Eccoci qui dopo un'ora, io li vado a scoprire. Ora andremo a mettere entrambe le teglie nel forno. Io ho già acceso il forno da 10 minuti, è bello caldo e andiamo subito ad infornare le teglie. Eccole qua. Ora
chiudiamo e tra 20 minuti dobbiamo tirarle fuori e tagliarle. Allora, passati 20 minuti andiamo a tirare via le friselle. Ora queste, vedete il colore di queste è più scuro di queste qui, quindi queste nel frattempo le lasciamo e andiamo a tagliare queste con un coltello del pane e un guanto, perché bruciano veramente tanto. Metteteli sul tagliere e li tagliate cercando di essere il più possibile precisi, più o meno alla metà, e poi li mettete di nuovo nel tegame, così. Io non sono precisa, però voi se riuscite a tagliare in due per benino. Fatto questo, rimettiamo nel forno, anzi qui bisognerebbe mettergliene almeno un paio ancora. Però fatto questo va messo nel forno. Allora, visto che anche questi sono pronti, ne taglio un paio e poi in forno. Vediamo. Ok, vado a infornare così com'è e li faccio stare a 180 gradi per 20 minuti. Abbassiamo. Prima era 220 per 20 minuti, ora invece alla seconda facciamo 180 per 20 minuti. Poi i tempi, mi raccomando, guardateli perché cambiano anche in base al forno e a quanto sono grandi, insomma, però più o meno sì, anche se sono più piccolini, 5 minuti in meno, però più o meno il tempo è quello. Sembra che non sono bollenti, ma sono bollentissimi. Solo che io ho le mani di amianto e riesco a prenderli. Sentite un po', mamma mia. Buoni. Ecco qua, ora inforniamo anche questi, sempre a 180 gradi per 20 minuti. Quanto riguarda la cottura in forno, ora apro un attimino, vedete un po', dovete metterli nella parte alta, non nella parte bassa, perché sennò si cuociono nella parte sotto, invece dovete stare il più possibile sopra, perché con il grill si devono abbrustolire nella parte sopra. Io metto, se voi guardate, sopra, sotto e ventola, per risparmiare un po' di tempo, ecco. Però se avete anche solo grill potete mettere anche solo grill. Questo, vedete, qui c'è grill, possiamo mettere anche grill oppure ventole e grill nella parte sopra e li possiamo far andare anche così per evitare che sotto vengano cotti. E poi mettete a 180 gradi, vediamo se è preciso, sì, a 180 gradi una ventina di minuti. Eccoci qua. Allora, ora li ho tolti di là e li ho messi tutti in una teglia, li lascio raffreddare perché nel frattempo lavo quella
E niente, e questi sono le nostre friselle. Ovviamente sono un po' più piccoline rispetto a quelle dell'altra volta, perché come vi dicevo prima devo andare a fare un aperitivo e di conseguenza mi servono piccolini. Poi ovviamente gli aperitivi si possono fare anche quelli più grossi, però poi giostratevi voi un po' con la grandezza. Mi raccomando a tagliarli bene, perché io non sono molto pratica, perché se li tagliate un po' più fini succede che magari una frisella si può cuocere un pochino di più rispetto ad altre, però alla fine ora qui mi ci è voluto un quarto d'ora perché sono piccoline per la seconda cottura, e poi il forno era bello caldo e le ho messe su col grill, come vi dicevo prima. Devono essere dure, mi raccomando, non lasciate che siano morbide in mezzo, è fondamentale che qui siano dure. Ora se sono leggermente friabili non importa, tanto raffreddandosi si induriscono, però l'importante è che dentro non sono morbide ma dure. Vedete, possono essere leggermente friabili, poi quando loro si raffreddano diventano dure, quindi solo l'unica cosa, accertatevi che non sono crude, altrimenti fa la muffa quando le andate a conservare. Niente, io ora aspetto che si raffreddano e poi le vado ad inserire tutte nei sacchetti per poterle conservare. Ecco qui, friselle raffreddate e messe dentro i sacchetti. Io comunque ora li lascio aperti, anche se sono freddi, ma li lascio un po' così, almeno fino a stasera, quindi altre 3-4 ore. Poi dopo li chiudo, li sigillo e li tengo fino al momento che li devo andare ad usare. E come dicevo anche l'altra volta, messi qui nei sacchetti mantengono fino a quando veramente, fino a che non li consumate, tengono in questo modo e rimangono veramente ottimi. Da questa parte ho fatto anche, oggi mi sono sbizzarrita un po', ho fatto questi biscottini alla marmellata e alla Nutella, e anche questa qui è una bella ricettina, e questa è la finta frolla. Finta frolla che non ha né le uova né il burro, e questa qui l'ho iniziata a fare quando ho avuto il Gabriele più grande, che lui era allergico alle uova e al latte, quindi mi ritrovo anche questa ricetta. Poi se vi interessa magari faremo anche la finta frolla, possiamo fare anche questi ora i biscotti, una crostata, non, insomma si può fare un po' quello che si vuole. Eccomi qua, allora, a parte i capelli che sono un po' scombinati, io me li lego quando faccio, insomma, sono vicino alla cucina, cerco di legarli, preferisco. Niente, allora, ho finito di fare le mie friselle, spero di essere stata chiara nei vari passaggi. Se poi qualcosa non vi è chiaro, mi raccomando, scrivetemelo, chiedetemelo tranquillamente, io penso di essere stata il più precisa possibile. Comunque gli ingredienti ve li metterò sotto in descrizione delle friselle come faccio di solito, e poi fatemi sapere se vi interessa la finta frolla e magari si può provare a fare insieme una crostata o dei biscotti, però anche questa è veramente ottima e come vi dicevo ho imparato a farla perché il primo figlio era allergico alle uova e al latte, quindi è una ricetta che risale veramente ai tempi dei tempi, che ogni tanto vado a riesumare e faccio i biscotti, insomma, è molto simile alla pasta frolla. Non è pasta frolla, però è molto simile ed è veramente ottima per fare le crostate e i biscotti. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e ringrazio Teresa per avermi chiesto di replicare la ricetta. Io sono contenta quando mi chiedete di rifare le cose, di approfondirle, perché vuol dire che siete presenti e questo a me fa veramente piacere. E niente, chiudo, mi sta andando via la voce, ho un po' di influenza, un po' raffreddata e un po' di mal di gola, però con questo tempo caldo freddo non si capisce nulla. Vabbè, niente, io vi saluto con un grandissimo abbraccio, un grande bacio, ciao da Cecilia, al prossimo video. Ciao!